Continuiamo con la nostra serie di video sulla correzione degli errori più frequenti in italiano, con l'obiettivo di aiutarti a parlare italiano in modo sempre più naturale e ovviamente corretto. Un altro errore tipico che vedo spesso sotto ai miei video è questo. Molti studenti della lingua italiana in questo caso usano l'imperfetto perché hanno studiato o gli hanno insegnato che l'imperfetto è un tempo che si usa per azioni che durano nel tempo. Certo, è corretto, è un'informazione corretta, però in questa frase abbiamo un'informazione importante che cambia completamente la situazione. In questa frase c'è un periodo di tempo definito, per 2 anni. Certo, si tratta di un'azione che è continuata nel tempo, ma è continuata per un tempo definito, per 2 anni. Quando abbiamo un periodo di tempo definito nel passato, in italiano usiamo il passato prossimo. Ho studiato italiano per 2 anni. Sara ha abitato in Liguria per 12 anni. Tempo definito. Sara abitava in Liguria e adesso abita in Toscana. In questo caso io non sto definendo un periodo preciso. È un'azione che è continuata per un tempo indefinito. Lei abitava in Liguria, ma in questo caso ho inserito un periodo di tempo definito. Sara ha abitato in Liguria per 12 anni. È piovuto tutto il giorno. Tutto il giorno. Giuseppe ha avuto la febbre per tutta la vacanza. Attenzione però, vorrei rendere la cosa un po' più complicata. Torniamo alla frase di prima. Ho studiato l'italiano per 2 anni. Ho studiato l'italiano per 2 anni. Tempo definito e quindi uso il passato prossimo. Quando sono andato in Italia, studiavo italiano da 2 anni. Perché qui ho usato l'imperfetto? Studiavo l'italiano da 2 anni, quando sono arrivato in Italia. Anche qui abbiamo un tempo definito, da 2 anni, ma l'azione non si è conclusa in quei 2 anni. Quindi avevo cominciato 2 anni prima, ma l'azione probabilmente stava continuando, quindi non è un'azione che si è conclusa dopo i 2 anni. Nel primo caso ho studiato italiano per 2 anni, significa che io ho studiato italiano dentro quel periodo, in quei 2 anni. Ma studiavo da 2 anni significa semplicemente che avevo iniziato 2 anni prima e l'azione continuava anche in quel momento lì. Si parla di un'azione durativa che non ha un termine specificato. Volevo metterti un po' in difficoltà. Spero che questo video ti sia stato utile, che ti abbia fatto imparare qualcosa di nuovo o ricordarti qualcosa che forse avevi dimenticato. Ti ricordo anche che la spiegazione di questo video è presente in formato PDF sulla pagina Patreon di Vaporetto Italiano. Qui troverai il video con il PDF, potrai fare anche delle frasi e degli esercizi per integrare sempre di più queste parole. Su Patreon inoltre troverai le trascrizioni di tutti gli episodi del podcast con il vocabolario più importante usato in contesto e faremo anche delle dirette insieme per esercitarci nella comprensione orale, nella memorizzazione del vocabolario. Faremo altri quiz e tante attività insieme. Grazie per essere stato, per essere stata qui con me anche oggi. Ci vediamo prestissimo.